Buongiorno a tutti, sono Martino Ruggeri e vi do il benvenuto nel mio nuovo ristorante, Maison Ruggeri, ancora una volta, però questa volta è Maison Ruggeri au Palais Royal. Palais Royal è un luogo fondamentale per chi capisce, chi ama la gastronomia francese, perché tra queste mura, tra queste colonne, in questi palazzi è nata la cucina in Francia. Oggi facciamo la chartreuse dopo aver fatto qualche anno fa la ratatouille e il filetto alla Rossini. È un piatto che significa molto perché l'ho fatto al Bocuse d'Or, perché è un piatto che racconta proprio l'evoluzione che può avere un prodotto o che può avere un'idea di cucina. In realtà la chartreuse è una torta di verdure. Nasce nel Medioevo. Monaci certosini, Chartres, chartreuse, avevano fatto voto di comunque consumare pochissimo pesce, zero carne, quindi tante verdure che coltivavano loro. Ricette povere, comunque impilate uno sull'altro, e facevano questa torta, une tarte chartreuse. Chi ha portato in auge questo piatto è Marie-Antoine Carême, comunque un cuoco del XVIII secolo che è definito un po' da tutti il padre della cucina francese moderna. Quello che lui ha sviluppato è la geometria nei suoi buffet, la geometria nei suoi piatti, la costruzione quasi viscerale per l'architettura, quindi erano veramente delle composizioni che andavano verso l'alto, anche 1 metro a volte, delle strutture che si tenevano in piedi secondo comunque la chimica di ogni prodotto, quindi grandissimo studio dietro. Ovviamente io non potevo non fare appello a tutta la brigata per fare questo piatto, perché sono persone che ogni giorno lavorano con me e per un mese tutti insieme abbiamo prima di tutto studiato chi era Carême, cos'era la chartreuse ai tempi e cos'è la chartreuse oggi e cosa può diventare domani. Io ho la fortuna di avere Matteo Rosatto, che è una persona che Terra Squisita conosce molto bene. È una fortuna per me poter affidare una parte di questo lavoro a lui. Diciamo che lui si occuperà proprio e supervisionerà gran parte del lavoro con tutti i ragazzi del team. Per questa prima fase della preparazione ci sarà con me Jacob, che è il responsabile di panetteria, e si occuperà lui appunto della fase di composizione esterna della chartreuse. Abbiamo delle zucchine gialle che andiamo a affettare in maniera non troppo fine alla mandolina. Dopodiché le zucchine andranno sbianchite leggermente in acqua salata. Oltre alle zucchine ci occuperemo di tagliare alla stessa misura i cetrioli sulla mandolina. Abbiamo uno spessore di circa 1-2 mm. Una volta che abbiamo tagliato abbondantemente le nostre zucchine e il nostro cetriolo, ci occupiamo della fase del taglio per poter dare una forma alla nostra chartreuse. Quindi la prima fase sarà appunto imburrare con del burro pomata la terrina. Imburrare la terrina ci permetterà di sformare in maniera più pratica e più rapida la terrina, e soprattutto di non andare a perdere il decoro che potrebbe rimanere attaccato allo stampo durante la fase di cottura. Diciamo che il burro è un passaggio fondamentale perché permetterà all'alga di attaccarsi. L'alga è un po' come se fosse la parte esterna del palazzo, quindi è quello che poi racchiuderà un po' tutto. Ok, adesso Jacob si occupa di andare a ricoprire appunto la terrina con la lattuga di mare. Vedete proprio come cerca di aprirla in modo tale che si veda proprio il decoro di zucchine e cetriolo che andremo a fare dopo. Stiamo cercando di dare questo taglio abbastanza preciso, ci permette appunto di riprendere in maniera totale il decoro della terrina che abbiamo deciso di utilizzare noi, per poi non far vedere in trasparenza, o comunque per non avere delle parti di buchi, diciamo, dove la farcia che andremo a fare dopo si vedrà solamente nella fase di taglio finale. La parte importante per noi dal punto di vista estetico è la parte verde, quindi la parte verde sarà la parte esterna che si vede, no?
quindi da una fetta di cetriolo andremo a ricavare 2 porzioni praticamente. Abbiamo fatto il taglio dei cetrioli e delle zucchine per dargli una forma un po' più diciamo malleabile e più comoda nel montaggio dopo. Solamente le zucchine le andiamo a sbianchire in dell'acqua bollente salata, andiamo a sbollentare per pochi secondi. Nel momento in cui iniziano a essere leggermente un po' morbide, e poi le andremo a disporre su una griglia forata, non in acqua e ghiaccio, per evitare anche di perdere il gusto, no? E dopodiché le andiamo semplicemente ad asciugare. In questa fase di assemblaggio, di composizione della terrina appunto, c'è Giacomo con me, sous chef della Maison. Zucchine, cetrioli, zucchine, cetrioli, zucchine, cetrioli, queste verdure intorno che danno proprio un senso geometrico. Possono essere una serie di rombi, possono essere dei ventagli, delle farfalle, qualcosa che dia veramente un senso geometrico, quasi un effetto ottico, quasi un'illusione ottica. Come potete vedere, Giacomo tra un cetriolo e l'altro lascerà un piccolo spazio che sarà appunto il ruolo della zucchina verde. Il cetriolo lo sta mettendo sempre nello stesso senso, anche per un fattore cromatico alla fine. Giacomo adesso va con le zucchine che abbiamo sbianchito, sempre tenendo questo gioco di punte sulla parte centrale dello stampo. Il fattore di aver tagliato la zucchina più spessa è appunto volontario. Quello che ci interessa veramente è di andare a ricoprire questa parte vuota tra un cetriolo e l'altro, che la parte finale della zucchina sia precisa e appuntita come il cetriolo, sempre per un fattore estetico e cromatico, ecco. Fondamentale che la terrina faccia un passaggio in abbattitore o a casa, per esempio nel vostro congelatore, per permettere alle verdure di compattarsi veramente, non dico congelate, ma ben fredde, ben fissate allo stampo. Seconda fase è dove tocchiamo veramente con mano la materia nobile di questo piatto, quindi astice, frutti di mare, ostriche. Dobbiamo aprire questi frutti di mare nell'attesa poi di costruire le farce. In questa seconda fase ci sarà con me Marco, responsabile di carni e pesci al ristorante, e Badara, un ragazzo nuovo che stiamo formando, stiamo insegnando il mestiere. Marco e Badara si occuperanno del taglio delle verdure. Per l'apertura dei frutti di mare avremo una garnitura aromatica classica di sedano, carote e cipolla, più, per evitare di fare scarto, tutte le parti che non abbiamo utilizzato prima le andremo a mettere all'interno dell'apertura dei frutti di mare. Non ci serve che sia un taglio netto e preciso, anche perché comunque ci servirà solamente come parte aromatica. E Marco si dedica all'apertura delle cozze e delle vongole. Olio extravergine d'oliva. Nel momento in cui l'olio inizia a essere caldo, Marco va a mettere i gambi del prezzemolo, le verdure che ha tagliato, andremo a mettere i frutti di mare e con un'apertura molto veloce andremo subito a coprire in modo tale che si aprano nel minor tempo possibile. Come d'abitudine in Italia, quando si aprono dei frutti di mare si usa il vino bianco. Noi in questo caso abbiamo deciso di utilizzare un vermouth bianco che ha una parte molto più secca. Quindi, come vedete, Marco li va a togliere uno a uno. Le vongole che stiamo aprendo adesso andranno solamente tolte dal loro guscio. Le vongole, una volta tagliate in questo modo, andranno messe da parte anche loro, e il momento di montaggio della terrina sarà una delle parti dove andremo a ricoprire uno degli strati della nostra terrina. E andiamo a cuocere anche qua in maniera molto veloce le cozze, toglierle e separarle dal guscio. Sfumiamo anche in questo caso sempre con il nostro vermouth. Qua a pochi secondi, nel momento in cui le cozze iniziano ad aprirsi, Marco, come ha fatto con le vongole prima, uno a uno andrà a toglierle e poi le separeremo dal guscio. Stesso procedimento con le cozze, le andiamo a sgusciare e pulire, e tutta la parte aromatica che abbiamo tenuto per aprire cozze e vongole non la andremo a buttare, ma la utilizzeremo
come insaporitore all'interno della farcia delle cozze, che vedremo dopo. Siamo anche qui attenti a togliere la parte dell'intestino e le barbe un po' della cozza. Le andiamo a pulire così una a una. È rimasta bella succosa, non si è stracotta, non è diventata gomma e si è gonfiata anche leggermente, no? Stiamo utilizzando delle cozze di Bouchot, sono delle cozze specifiche, classiche francesi appunto, e sono delle cozze allevate principalmente sul litorale atlantico della Francia. Ci occupiamo della sbianchitura del prezzemolo e degli spinaci, quindi acqua abbondante salata. Facciamo cuocere il prezzemolo per qualche minuto, dopodiché lo raffreddiamo velocemente in acqua e ghiaccio e andiamo semplicemente a mixare in un Thermomix per creare una purea abbastanza compatta, che sarà uno dei 3 principali colori delle farce per il montaggio della chartreuse. Allo stesso modo, nella stessa acqua andiamo a sbianchire leggermente gli spinaci, che non ci serviranno per la crema ma semplicemente come strato cromatico all'interno di una delle fasi di montaggio della terrina. Spinaci veramente pochi secondi, raffreddati in acqua e ghiaccio e dopodiché asciugati e li andremo a stendere bene. Stiamo cuocendo l'astice appunto in acqua normale dove abbiamo sbianchito prima le verdure. Come ostrica abbiamo deciso di utilizzare un'ostrica fin d'éclair numero 2, quindi delle ostriche di media grandezza, possiamo dire, di origine sempre bretone. Dopodiché le andremo a togliere anch'esse dal guscio e posizionare in placchetta con tutti i nostri ingredienti che abbiamo per il montaggio della terrina. Quindi l'astice, dopo un paio di minuti di cottura per quanto riguarda il corpo e 4-5 per quanto riguarda le chele, dipende sempre dalla grandezza dell'astice, una pezzatura di circa 700-750 grammi, quindi andiamo a togliere il corpo, anello per anello lo andiamo a togliere piano piano senza rovinare o rompere la polpa o tolto l'astice dal suo carapace. L'abbiamo leggermente grattato con un coltellino in modo tale da renderlo bello lucido e brillante, e ci occupiamo adesso della pulitura delle chele. Chele che sono composte da 2 parti. Mentre per quanto riguarda i braccetti, Marco andrà semplicemente a seguire la forma, l'anatomia del braccio. Quindi vedete qua abbiamo pulito l'astice, corpo, chele, braccetti e siamo pronti per la preparazione della farcia. Lo sviluppo più logico di questa ricetta è il pesce, perché farce fino, quindi faccia fine di pesce, tramite l'albumina, tramite le proteine, si mantiene su e possiamo veramente fare un lavoro geometrico con le verdure. Ogni farcia può essere quello che vogliamo, capesante, branzino, rombo. L'importante è che noi con una farcia fine riusciamo a creare proprio il cemento del palazzo. Quindi ci dedichiamo adesso alla sfilettatura del branzino, sfilettatura classica, quindi partiamo dalla testa, scendiamo giù e andiamo a togliere i 2 filetti. Semplicemente seguendo l'anatomia il filetto verrà via da solo. Quello che andiamo a fare adesso è togliere la parte della pancia, quindi queste lische che sono più grandi, quindi in gergo si dice spanciare, no? Questa parte ovviamente pulita dal sangue non deve essere buttata, ma può essere utilizzata per esempio per fare dei brodi o dei fumetti, no? Adesso Marco andrà a togliere la pelle e dopodiché andrà spinato e frullato per fare la base delle nostre farce. Quindi abbiamo con noi anche Anatole,
commis della maison che assieme a Marco si occuperà di fare questa crema di pesce a base di panna, albume d'uovo e sale. In questa fase Anatole si occupa di tagliare in maniera non precisa i filetti di branzino perché tanto poi andranno frullati. Per all'incirca 350 grammi di pesce andremo a mettere 250 grammi di panna, 50 grammi di albume di bianco d'uovo, 5 grammi di sale e all'occorrenza, se ce ne fosse bisogno, un cubetto di ghiaccio per evitare di far stracciare la crema. Come prima cosa mettiamo il sale all'interno del Thermomix con l'albume. Frulliamo. Una volta che abbiamo frullato la prima parte degli ingredienti con i filetti di branzino, Marco andrà ad aggiungere la panna, fredda di frigo ovviamente per evitare che stracci. Quando la farcia avrà questa consistenza dove deve comunque essere compatta, perché poi per andare a montare la terrina ci servirà qualcosa non di liquido ma qualcosa che metteremo in sac à poche, un po' come una farcia abbastanza consistente per poi andare a livellare e creare i vari strati all'interno della terrina. La farce fine che è finita, quindi la farcia di pesce che è finita, dobbiamo adesso, diciamo, condire le 3 farce. Abbiamo 2 persone molto importanti perché siamo un po' nella fase della pasticceria qua. Allora, Agathe, pasticcera, e Yalo è il nostro boulanger. Sì. Agathe praticamente farà 3 ciotole, dividerà la farcia in 350 grammi ognuna. Dobbiamo mettere comunque anche i colori, per esempio se cominciamo con questa qui, bianco, verde. Il verde praticamente è una pasta di prezzemolo che abbiamo sbollentato il prezzemolo poi frullato. Ovviamente non dobbiamo mischiare forte perché è comunque una farcia in cui c'è della panna, potrebbe strapparsi in ogni momento. Là ci siamo. E a questo punto possiamo aggiungere le coque di frutti di mare. Voilà. Siamo stati molto leggeri con il sale, quindi ogni farcia andrà comunque assaggiata. Vai. Agatha adesso la metterà nel sac à poche. Abbiamo un po' di lavoro da fare, no? Prima di 3 è pronta. Allora, la seconda, io preferisco sempre mettere solo le verdure per poter sistemare meglio le cozze dopo. No? Parfait. La terza, molto semplice. Abbiamo astice qua, quindi veramente lo lasciamo puro. Corallo di astice essiccato per dare un po' di gusto. Terza, Agathe, on y va. Merci beaucoup Agathe. Maintenant, je vais prendre l'eau. On va monter. Merci beaucoup pour ton savoir-faire de pâtissière. Qua abbiamo la materia. Andiamo al montaggio, terrina. La prima cosa che facciamo, terrina la tiriamo fuori dal frigorifero e dobbiamo controllare che sia ben rappresa, che praticamente le verdure non si spostino una con l'altra. Super. Non abbiamo preso uno stampo il più semplice, perché comunque ha molte onde dentro. Praticamente quando noi mettiamo la farcia dobbiamo andare molto delicatamente perché altrimenti le verdure si sposterebbero. Dobbiamo stare attenti che non ci sia troppa aria dentro. Quindi dobbiamo andare piano piano. Praticamente l'aria deve andare fuori. Se avessimo fatto una linea continua avremmo spostato anche le verdure, quindi getto preciso, come dei bignè praticamente. Poi cucchiaio bagnato, dobbiamo andare a schiacciare per fare in modo che non ci siano vuoti d'aria praticamente. Non è un problema se non si attacca alle pareti perché tanto poi cuocerà
Adesso Yellow sistemerà le ostriche. Allora, guardate bene perché è sempre meglio sistemare bene l'ostrica. Ok, di nuovo. L'importante è sempre bene schiacciare, che non ci siano vuoti d'aria. Poi di nuovo piccoli puntini che dobbiamo andare a coprire le parti vuote. Deve proprio entrare negli spazi vuoti praticamente. Ci verrebbe quasi voglia di sbattere la terrina per farla fuoriuscire l'aria, ma non possiamo farlo perché altrimenti sposteremo tutte le verdure. Adesso c'è un lavoro molto importante da fare ed è quello di creare proprio una barriera con gli spinaci, per proprio creare una barriera tra le farce, per fare in modo che non si mescolino. Ho lasciato la gambetta dello spinacio perché comunque parliamo di farce morbide, in cui l'unica cosa croccante sono le verdure che abbiamo messo nella farcia delle cozze. Quindi un po' di croccante così ci sta bene. Danno quel colpo in più al gusto della farcia, altrimenti sarebbe solo farcia bianca. Non dobbiamo esagerare perché altrimenti rompiamo l'equilibrio. Ok, perfetto. Corallo di astice, astice e farcia bianca di branzino. Diciamo che il branzino è quello che ha il gusto più pulito, quindi insieme ai condimenti ci lascia quel gusto neutro comunque di una terrina di pesce. Cucchiaio, ancora una volta dobbiamo veramente entrare nei buchi o comunque nelle fessure lasciate dalle zucchine. Astice. Sempre meglio non coprire troppo le farce con gli astici, con i prodotti, perché comunque c'è sempre un piccolo spazio in cui le farce dopo devono unirsi, ok? Perché altrimenti ci sarebbe solo il pesce e parliamo di pesci cotti, quindi pesce cotto su farcia cruda non incolla, dovrebbero essere cotti a cotti. La tecnica è proprio questa. Sì. Ecco, vedi, Yellow veramente lo mette al centro. Questo deve rimanere così, diciamo, non occupiamo questi spazi qua perché quello è quello che permetterà a tutto di incollarsi. Adesso qui non abbiamo più spazi vuoti tra le verdure perché siamo già in alto, quindi basta schiacciare bene. In questo caso la tecnica è diversa perché diciamo che lo stampo è andato verso l'alto, quindi gli spazi sono molto più ampi, basta poi schiacciarlo col cucchiaio e si unirà tutto. Possiamo anche fare così, mettere ancora nel cuore qui, perché questa è la parte verde, vedi? Quando l'apriremo vedremo l'astice. Diciamo è il buco della ciambella. Ok, chiudiamo. Qui andiamo veramente a schiacciare bene tra i buchi. Cucchiaio bagnato e schiacciamo qua delicatamente perché qui c'è la parte più alta. Bisogna comunque stare molto attenti, quando più mettiamo farce, comunque riempiamo, rischiamo comunque di far sprofondare le zucchine, quindi non bisogna spingere molto, con molta forza. Adesso facciamo una barriera tra la seconda farcia, che è quella di astice, ma potete veramente mettere tutto quello che volete. La bellezza di questo piatto è che veramente non ci sono regole scritte. L'importante è che ci sia un fil rouge, non parliamo di piatti in cui tutto è decodificato, cioè non stiamo parlando di Escoffier, stiamo parlando di una persona che era l'architetto del gusto, diciamo. Fosse stato Escoffier avremmo avuto una ricetta ben definita con tutti i pesi e le grammature. L'ultima, qua uguale, sto molto attento ad andare nelle fessure. E qui vado bene nei bordi. Voilà. Quindi abbiamo fatto ostriche e coque nel primo strato, astice nel secondo, cozze nel terzo. È sempre molto libera l'interpretazione. Queste qua sono cozze di Bouchot, quindi Francia. La stagione sta appena cominciando, quindi ci sembrava interessante lavorare su questo. Facciamo tutta la base, così poi ogni pezzo della torta avrà cozze, ogni pezzo avrà l'astice e i frutti di mare. Il gusto si sviluppa in base a come noi mettiamo, non a caso abbiamo messo le robe molto più liquide in alto, no? Perché poi capovolgendolo l'acqua delle ostriche di frutti di mare va giù
bagnerà la faccia dell'astice, e mentre poi le cozze in realtà non hanno bisogno perché sono già umide. Poi io sono tarantino, quindi di cozze veramente. On a un po' di fumet de poisson, raga? Schiacciamo qua. Ovviamente mano asciutta. Ci mettiamo un po' di curcuma e schizo un po' di persiaci. Siamo alla fine, chiudiamo. Allora, qui sono le cozze, quindi sono comunque degli spazi tra i vari frutti di mare. E poi chiudiamo. Che è bagnato di nuovo. Qua siamo molto attenti perché è l'ultimo strato e quindi bisogna veramente schiacciare bene e cercare di entrare nelle fessure. Praticamente le parti che hanno sbordato prima delle verdure, che erano un po' più lunghe, sono fondamentali qua perché ci permetteranno di tenere la faccia al sicuro, chiusa. Dobbiamo solo mettere un po' di prezzemolo e basta. A me piace l'odore comunque del prezzemolo con i frutti di mare, quindi ce ne metto sempre un bel po' io. Questa parte qua è molto importante perché dobbiamo andare veramente a sigillare le verdure. Ok, adesso loro sono ben schiacciate, facciamo uscire fuori l'aria. Non dovrebbero muoversi, speriamo. Chiudiamo. Facciamo un ultimo strato così siamo sicuri perché comunque cuoce a vapore, Dobbiamo stare attenti che l'acqua non entri dentro. Si annacquerebbe, non avrebbe più il suo gusto, Poi potrebbe anche compromettere comunque la tenuta del palazzo, diciamo. Ok. Bimbo è pronto, forno vapore 55 minuti a 58 gradi. Non andiamo oltre i 60 perché comunque le proteine di questi pesci sono molto nobili, non vorremmo intaccare il gusto, non vorremmo far fuoriuscire l'albumina, vogliamo fare veramente una cosa molto delicata. Forno, andiamo! La cosa fondamentale della cucina francese è che con tutti i succhi di cottura di questi frutti di mare andremo a creare una salsa che ci permetterà di quasi glassare, lucidare questa fetta di torta. Olio. Noi usiamo un olio di Roma, Latina, quelle zone lì, mi piace molto. Diciamo che su questo tipo di piatti da buffet non c'era prevista una salsa, comunque c'erano delle maionesi, salse fredde. Noi vogliamo fare qualcosa di più interessante per rendere, diciamo così, un po' più armonioso il piatto. Vongole. Champagne. Vermouth. E noi abbiamo fatto anche un piccolo fumetto di pesce normale, classico. Noi facciamo solo teste di branzini dentro una casseruola, ricoperti di champagne, poi un'ora in forno e poi filtriamo. Molto basico, molto leggero. Abbiamo un fondo di frutti di mare che aggiungiamo. Facciamo aprire i frutti di mare. Filtriamo. E adesso facciamo ridurre. Questo quindi è il succo. Abbiamo delle vongole con lo champagne. Lo facciamo ridurre un po'. Poi lo legheremo. E alla fine aggiungeremo le vongole. Perfetto, recuperiamo anche il frutto, così lo possiamo utilizzare. Poi lo useremo come guarnizione sul piatto, una volta che taglieremo una fetta. E poi noi abbiamo anche voluto fare dei fiori di zucchina fritti perché comunque siamo italiani, un po' di frittura ci sta bene. Adesso ci dedichiamo alla frittura dei fiori di zucca. Per quanto riguarda la frittura ci serviamo di Frien, un olio di semi di girasole alto oleico. Questo è un olio che ci permette di ottenere una frittura molto asciutta e croccante per i nostri fiori di zucca, che adesso
Giacomo vi presenterà e vi farà vedere come andiamo a realizzarli. Quindi farina 00 classica e acqua rigorosamente ben fredda. Dopodiché, una volta che abbiamo ottenuto questa pastella né troppo liquida né troppo solida, sarebbe meglio tenerla in frigo, perché appunto una pastella più è fredda, più il risultato finale della nostra frittura sarà croccante e asciutto, appunto. All'interno del fiore andiamo a togliere appunto il pistillo e poi, dopo, una volta tolto il pistillo, ad aprirlo proprio a fiore, aiutandosi con questo cono che ci siamo fatti, in modo tale che poi in frittura tenga appunto questa forma che vogliamo come decoro finale. Quindi vedete come Giacomo sta andando ad aprire proprio petalo per petalo del fiore di zucca. Andiamo a vedere la temperatura, friggiamo a una temperatura di circa 170-180 gradi. Non vogliamo una frittura troppo alta, perché vogliamo comunque che il fiore di zucca non si colori troppo e mantenga i suoi colori naturali. Poi dopodiché, petalo per petalo, lo va a spennellare nella parte sotto in modo tale che aderisca perfettamente alla carta, e poi dopodiché andiamo a spennellare anche la parte esterna in modo tale che venga croccante e omogeneo da tutte le parti. Non andiamo a immergere, come si fa d'abitudine, il fiore di zucca all'interno della nostra pastella, ma lo andiamo a spennellare appunto per non avere un eccesso di pastella tutto attorno al nostro fiore di zucca. Quindi adesso andiamo in frittura. Quello che ci interessa è veramente tenere questa forma a fiore aperta del fiore di zucca. Vedete come Giacomo cerca di girarlo su se stesso in modo tale che non imbarchi troppo olio all'interno, ma che tenga questa forma aperta a fiore. E dopodiché, una volta che avrà preso temperatura e avrà iniziato a diventare croccante, lo terremo solamente qualche secondo in più in modo tale che tenga la forma definitiva. La frittura ha preso e il fiore non va più a ritirarsi su se stesso. Vedete comunque anche come, friggendo a una temperatura non troppo alta e una pastella non troppo invasiva, riusciamo a tenere tutti quelli che sono i colori del fiore di zucca. Il colore, la forma è quella che desideravamo, quindi aperto proprio a fiore, e soprattutto come abbiamo una frittura totalmente asciutta. Vediamo se abbiamo fatto un bel lavoro. Solo il profumo è meraviglioso, perché comunque sono frutti di mare, prezzemolo, verdure. Veramente, veramente grande profumo. Perfetto. Allora, vediamo qua si stacca molto bene e non la sformiamo ancora, perché è ancora molto delicata. Siamo ancora intorno, secondo me, ai 50 gradi, quindi dobbiamo farla scendere ancora un po'. Si mangia fredda, quindi non fredda al frigorifero, ma comunque fredda. La mettiamo in frigo e ci penseremo dopo. Oggi è una splendida occasione per lanciare il nuovo numero di Telesquisita, in cui ci siamo noi dentro, c'è Maison Ruggeri, con le nostre ricette, con quello che facciamo ogni giorno. Grazie ancora ai Telesquisita di essere venuti fino qui a Parigi. Immaginate arrivare al tavolo, sformare questa torta e guardare questi disegni geometrici. E lì è l'effetto ottico, è lì che uno può dire wow, che meraviglia. Comunque tutto molto ben delineato. Quello che volevo veramente era avere un risultato della geometria in trasparenza, e quindi no, bello. Ovviamente abbiamo fatto anche i fiori, perché questo qua è il nostro cestino dei fiori praticamente.
Non è male, eh? E voilà. Magnifique. Bravo. Guarda che vedo. Bisogna tagliare veramente con molta delicatezza. Scusa, verde, ostriche, astice, cozze, vedi gli spinaci? Poi lo possiamo mettere anche così, come una torta. Allora, la salsa che abbiamo fatto prima, ridotta, prezzemolo, le vongole, un po' d'olio, voilà. Chi assaggia? Chi gut? La cosa interessante è veramente come tutti gli elementi sono lì, ostrica, prezzemolo, le cozze, l'astice, è veramente un'esplosione di sapori, veramente buonissimo. Frittura perfetta. Prossima volta una cosa di più semplice. Ci tenevo veramente che Italia Squisita fosse con me in questo momento perché da anni collaboriamo e facciamo video e da anni con i miei cuochi, con i cuochi facciamo questo esercizio di andare a pescare delle ricette vecchie e comunque che fanno anche squadra perché ci permette veramente di studiare sui libri tutti insieme e di sviluppare qualcosa che nessuno conosce oggi, cioè comunque molte poche persone lo conoscono. Io faccio un saluto, vi do un saluto da parte mia, Martino Ruggeri, qui a Maison Ruggeri, vi do il saluto di tutta la brigata, cercheremo di trovare qualche altra ricetta da sviluppare nei prossimi tempi. A presto!